Eccoci qua, la stagione 2024 inizia, dove sono qui con Fabrizio Caddeo, che non è un mio ospite, bensì uno dei protagonisti, il protagonista, assieme a me, di una serie di video che faremo nelle bellissime spiagge della Sardegna. Quindi niente, io ti lascio la parola. Dove siamo, tanto per incominciare? Certo, siamo in Costa Verde, precisamente a Fontanazza. Siamo in una delle palestre del surfcasting degli albori. Insieme a Badesi la Costa Verde ha fatto la storia, e anche le zone di Orosei hanno fatto la storia del surfcasting sardo. In queste zone c'è ancora un suo perché in determinate situazioni, ancora ad un surfcasting, chiamiamolo così, ortodosso. Poi giustamente si presta per la pesca generica, o quello che chiamavano allora il surf fishing, cioè la situazione più ideale per i gruffolatori. Ma ancora in determinate situazioni si può pescare e sperare veramente in pesci da fotoricordo. Vabbè, però diciamo che è anche un'ottima scuola per imparare a stare in pesca e a presentare l'esca quando ci sono le condizioni di mare molto mosso, e soprattutto approfittare per venire a pesca con esche non necessariamente costose, quindi che esca. Allora, io ho portato granchio di laguna, gobbetto, poi lo vediamo, e qualche cannolicchio congelato. Tu cosa hai portato? Allora, io ho portato sia per me e per Roberto del gamberone, il classico L2, anzi forse è dell'L1. Ma gamberone argentino? Argentino, ma solo le code, perché ho fatto un rapporto qualità, prezzo e taglia che è conveniente. Noi con 14,80 € io ho preso 13 code per Roberto e 13 code per me, che sono abbastanza grosse e si fanno tantissimi inneschi. Ecco, siccome io non l'ho praticamente mai usato, sono sempre andato sul gambero bianco, cioè il gobbetto, oppure il gambero rosso, allora poi mi fai anche vedere un pochettino come gestisci un gambero così grande. Un'ultima cosa, Fabri, io mi sono portato 3 canne, tutte e tre 250 grammi di potenza, solo 2-3 pezzi e 1-2 pezzi, poi gli do uno sguardo, e ci ho abbinato Mulinelli 8000 con in bobina 22, 25 e 28, proprio per coprire tutte le situazioni. Esatto. Tu invece? Allora, io ho portato 5 attrezzi, ma i 5 attrezzi non verranno utilizzati adesso. Ho pensato a una situazione, man mano è una scaduta che va gradualmente, appunto, da un motondoso sostenuto a sempre più blando, sicché con canne di grammatura diversa, dalla 4-8 once a delle 6 once, per arrivare a delle canne sempre potenti ma con delle cime match, che ci permetteranno qualora di pescare anche con lenze molto fini sulla lunghissima distanza. Allora, vabbè, ci mettiamo in pesca, siamo già in pesca, tant'è vero che Fabrizio ha già catturato un'oratella sul gambero argentino. Adesso pian piano vedremo le esche dal vivo, come innescarle, e poi guarda che l'ho visto nel secchio che c'hai anche dei granchi che non sono quelli di laguna. Esatto. Quali sono? Sono quelli granchi neri da scoglio, neri verdastri, che io ritengo che per le orate siano qualcosa di eccezionale. Oltre il granchio di sabbia, senza ombra di dubbio, soprattutto per la selettività, hanno un loro perché. E infatti andremo a vedere anche la differenza tra il gambero argentino e il gambero bianco, il granchio di scoglio e il granchio di laguna. Ora a pesca. Oh, manco iniziato il video, cioè c'hai già pesce. Allora, Fabrizio esordisce primo lancio, orata, adesso lo controlliamo bene subito. Oh, ragazzi, ora tozza, primo lancio, non possiamo pretendere niente Su di che esca? particolare. Gamberone, Gamberone? un classico. Allora poi facciamo vedere anche
come funziona il gamberone argentino, da innescare e da organizzare. Va benissimo ragazzi, dai, adesso slamo il pesce, lo ributtiamo in acqua e poi vi faccio vedere l'innesco del gambero. E poi quanti tipi di inneschi ci puoi fare con un gambero che sarà, che ne so, una quindicina di centimetri di coda di gambero come minimo. Vai, procedi. Esatto, allora ragazzi, queste sono le code, giustamente si possono prendere anche i gamberoni interi, dove uno taglia le teste, si fa un bel sugo e poi sfrutta la parte per l'esca. Questa volta noi abbiamo preso le code, appunto, che sono, come vedete, di un L2 di una qualità, si vede soprattutto anche dal colore, e niente, va sgusciato, come vediamo. Possiamo buttare tranquillamente a terra, essendo un elemento naturale, anzi dà modo agli organismi presenti nella sabbia, appunto, di alimentarsi, cosa che provvederemo magari a accumularla solo in un posto. Dal gamberone si possono fare tantissime tipologie di innesco. Allora, si può utilizzare direttamente una coda, voi direte, ha un innesco grosso, l'orattone, questo con un classico innesco, appunto, con l'utilizzo del lago, con un ramo del 2 o dell'1 si può fare un innesco intero, come si può fare tranquillamente diviso in due, in questo modo, che escono due bei salsicciotti di tocco di gambero, e possono tranquillamente essere utilizzati su un'apparatura, su un trave con ammi abbastanza consistenti, appunto del 4 o del 2, e appunto da una coda di gambero si fanno due bellissimi inneschi. Che forma diamo consigli per questi due bocconi, per esempio? Beh, io opterei sempre per un classico back, appunto un artiglio d'aquila, una numerazione dal 4 al 2 per dei tocchi così grossi di gambero. Perfetto, perfetto. Allora, volevo aggiungere un'altra piccola cosa. Giustamente da questo due pezzi se ne possono ricavare altri due ancora, dove si possono innescare appunto degli ammetti dal 4 al 6. Adesso vi farò vedere l'innesco. È molto semplice, si può fare anche tranquillamente senza lago. Primo passaggio dell'amo, così. Secondo passaggio dell'amo, ecco qua, per essere più scrupolosi, perché a volte non abbiamo neanche il lago sempre a disposizione, magari siamo in continui spostamenti. Qualora non ci sia il lago, possiamo, come vedete, aiutandosi con le dita, basta aiutarsi con le dita e legare col filo elastico in questa maniera. In altre occasioni, semplice, si fila al lago, che aiuta questa barra dritta in modo che l'innesco esca lineare. Un altro giro al contrario, piccolo nodino che serve per assicurarsi che l'innesco non si sleghi. Mi raccomando, il filo elastico per questi inneschi deve essere sempre fine oppure al massimo di medio spessore, ma il grosso. Ecco qua. Ok, un'ultima cosa Fabri, ma dovendo fare gli inneschi per le armi del 6, del 4, un po' più piccolini, preferisci dividere in due la metà della coda oppure la metà che hai appena innescato sull'amo, o è indifferente? Allora, per gli ami piccoli si può tranquillamente dividere il gambero in due come abbiamo fatto e poi si taglia così. Quindi anche la coda si può fare in esatto, due. si può fare in due, e da questo, essendo un po' più fine, si presta con ami e lenze più fini, addirittura questo innesco si può suddividere a sua volta in altre due parti. E ho utilizzato tocchetti. Tenete presente che il gambero è un'ottima esca anche per le mormore quando il motondoso è turbolento.
è un'esca appetita veramente a tantissimi gruffolatori, sicché si presta a tantissime lavorazioni. Il vantaggio del gamberone è che comunque con le forbici si può modellare a suo piacimento l'innesco. Vediamo un po' se è messa in bando la canna che Fabrizio mi ha consigliato di tirare sulla lunga distanza. Sì, monoamo, adesso lo vediamo, sì, pesce. Anche il bracciolo leggermente aggrovigliato, ma magari mai che si libera. Gambero rosso, cioè no, gamberone argentino, che Fabrizio adesso ci farà vedere come innescare. E niente, mi ha detto: Robby, guarda, sulla distanza mettiti qui sulla punta, bim bum bam, fatto. Assetto monoamo, 22 in bobina, 175 grammi di piombo. E effettivamente al primo lancio, mai che si slam, al primo lancio abbiamo segnalato il secondo pesce della giornata. Siccome ho visto che oltre le onde ci sono arrivato comodamente con un innesco, ho aggiunto 2 inneschi, cioè ho aggiunto un altro innesco, poi ve lo faccio vedere, e mi sono reso conto che, approfittando anche del vento che è un po' calato, con 175 grammi Pyramidon e il 22 in bobina riesco ad arrivare oltre la secca, oltre il gruppo di onde, e la canna comunque si è messa in bando, quindi è una cosa che intendo verificare. Adesso è leggero. Ok, falso allarme, ma è sempre utile far vedere la montatura, una semplice montatura da 1,60 m, 1,70 m. Amo pescatore, riesco a gestirlo con un 37 fluorocarbon di diametro. Con diametri inferiori abbiamo visto che il rischio di groviglio è sempre dietro l'angolo, mentre nell'amo superiore posso contare su uno 0,30, però con un leggero pezzettino di pop-up. L'innesco del gambero bianco è da sostituire perché è un po' disintegrato. Bene, adesso invece passiamo a quelli che vengono chiamati gobbetti o gambero rosa. Vi assicuro che sono anche molto buoni da mangiare. Guscio e testa. Questo c'ha anche le uova. C'ha le uova, guardate che colore bellissimo che hanno. Lo sguscio, come giustamente ha anticipato Fabri, si gestiscono su ami un po' più piccoli perché comunque è anche più minuto il gambero. Io solitamente non lo utilizzo mai perfettamente intero perché comunque la curva del gambero poi non si riesce a eliminare innescandola sull'amo, se non con alcuni accorgimenti, e quindi poi ogni volta che recuperiamo fa l'effetto elica e ci rovina tutto il bracciolo. Quindi io come ho avuto già modo di far vedere, lo piego un po' al contrario, ecco fatto. Diciamo che sino a che utilizziamo ami del 6, che adesso vi faccio vedere, da questo ci posso fare 2 inneschi. Questo è un amo back del numero 6 e ci sta perfettamente. Anche l'ago non è uno di quelli da arenicola o da verme, è un ago molto grosso che ha un buco molto, anche a prova di gente che non ha più la vista come un tempo, infatti sembra un drago adesso, ma in realtà è il buco del lago che è veramente grande, e riesco a,
con la collaborazione del bracciolo e del lamo e del lago riesco a fare un mini innesco molto preciso, e poi col filo elastico morbido si modella. Punta del lamo fuori, mi raccomando, ecco qua. E questo del gambero è veramente un'esca oltre che da surf anche abbastanza economica, perché Fabri ha speso 14 euro per tutte e due. Io per un mucchio così di questi gamberi al mercato di Via Quirra a Cagliari, perché ci tengo a sottolinearlo, ne ho speso 8, quindi immaginatevi voi, abbiamo qualche centinaio di inneschi con 20 euro di esca in due, e adesso dobbiamo ovviamente farla rendere. Più avanti, quando entreranno in gioco i granchi, ovviamente aspetterò un consiglio da parte di Fabri, vedremo la differenza tra il granchio di scoglio e il granchio di laguna e qualche soluzione per innescarlo. Nel frattempo speriamo di intervallare il tutto con qualche altro pesce. Vediamo Fabrizio cosa ha in mente, vedo che sta trafficando. Tra l'altro sta usando anche il mio filo. Ho rubato della roba a Roberto, non sono pronto al Vai momento. tranquillo, vai tranquillo. Il mio cassone da surf non è dotato di roba in questo momento, mi manca un diametro. Sì che la frego sia l'amo che la lenza. Ahimè. Cosa ti è venuto in mente? Niente, c'era stata dell'esca dalle selettive, si chiede dall'Enicola. È un momento di stanca, bassa marea. Non c'è nessuna fisaglia, voglio provare un innesco di mormone. Infatti appunto ho chiesto a Roberto se ha a disposizione dei fili adeguati è più attrezzato di me. Nel surf io sono un pochettino più spartano, sono su diametri un po' più grossi. Sicché adesso facciamo un bel innesco di renicola che ho messo da parte e proviamo questa soluzione. Eccoci qua con i nostri potenti mezzi, abbiamo dato un'occhiata alla marea. Il sole sta per scendere, quindi in teoria dovremmo iniziare a vedere anche qualcosina. La marea l'abbiamo azzeccata, sì, perché il picco di alta marea ce l'abbiamo alle 11, quindi il vuoto che abbiamo avuto, in cui abbiamo avuto il tempo per far vedere gli inneschi, lo abbiamo impiegato sul picco di bassa marea. Però stanotte c'è l'incognita della luna piena e il cielo non è tanto velato. Speriamo in qualcosa in più. Siamo nelle fasi proprio clou della luna piena. Vediamo se con la luna piena ci penalizzerà oppure no. Comunque adesso c'è da darsi da fare, perché certo, col calasole in arrivo sicuramente qualcosa si muoverà. Prima di passare al gioco pesante dei granchi, vedere anche il granchio di laguna e il granchio di scoglio, qua ho dei canolicchi congelati. Io li congelo così pari pari, anche perché allora che problema dà il canolicchio congelato? Che ovviamente si sfracella, quindi voglio farvi vedere come li utilizzo. Adesso questo lo metto giù. Questo è un canolicchio congelato nonché puzzolentissimo, si apre con una facilità estrema e quindi io estraggo completamente il canolicchio intero, taglio la parte che mi interessa di meno, nel senso che la parte della coda ha pochissima sostanza, però all'occorrenza, se mi serve l'innesco, se sono a corto di esca, utilizzo anche questo, se no lo lascio ai gabbiani. E qua innesco il canolicchio con tutto il suo con la sua membrana, che fa sì che l'innesco, dove l'ho messo, eccolo qua, fa sì che l'innesco rimanga più resistente, perché se noi dovessimo utilizzare solo il muscolo, anche col filo elastico più morbido della terra, avremmo difficoltà a non incidergli le carni. Invece così, con la sua membranetta che rimane attaccata proprio grazie al fatto che sono stati congelati così come erano, già
come erano nel loro mazzo originario. Ovviamente concentrando il filo elastico nella parte finale riesco comunque a fare un innesco resistente nonostante abbia utilizzato un canolicchio congelato. La prima volta che mi capita di avere canolicchi congelati appresso ho detto perché non far vedere anche questa dritta, e poi niente, tra un pochino ci aspettano i granchi di Fabrizio. Allora Fabri, prima in apertura hai parlato di surfcasting ortodosso, quindi io lo so che tu sei in grado adesso di riprodurmi una montatura Esatto. poco ortodossa. Diciamo, facciamo finta che uno deve prepararsi un trave da surf in pochi secondi grazie proprio a questi vecchi pescatori che per primi hanno affrontato questa disciplina. Vediamo un pochino, dici come si possono arrangiare i surfisti che si dimenticano i travi a casa. Esatto, chi non ha il modo di prepararsi a casa a tempo debito o comunque preparare appunto della roba specifica, soprattutto sui grossi inneschi, grosse strisce di seppia, bibbone, seppiette intere o addirittura i tranci, c'è un'ottima soluzione, molto veloce. Di cosa ha bisogno? Allora, io ho già precedentemente legato un classico girella con moschettone, no? Okay. Per velocizzare i tempi, sicché qua parliamo di circa 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, in base alle esigenze e alla turbolenza. Dopodiché nel capo superiore, come vedete, l'importante è la disposizione, la metto a terra così si vede. Questa è la parte superiore dove va collegato lo shock leader o uno sgancio rapido, nella parte inferiore viene collegata all'altra parte del trave e nel lato viene collegato il bracciolo. Perfetto. Dai, completa questo short rovesciato, dai. Ecco qua. Facciamo una serie di giri. La stessa soluzione, qualora il mare lo concedesse, si può applicare anche facendo la stessa operazione sotto, e cioè togliendo il barilotto della girella e lasciando il moschettone, e praticamente qua, ecco qua il risultato. Adesso taglio il baffo se becca un paio di forbici, ecco qua. Questo è il risultato della nostra girella a 3 vie. Ok. E quindi lì ci va il braccio. Sì. Invece da questa parte, in caso si vogliamo fare una doppia montatura, si toglie il barilotto, si lega nello stesso procedimento la girella a 3 vie e nella parte inferiore si mette un moschettone e si può avere un doppio attacco che si può girare o allungare o averli già pronti addirittura a casa, qualcuno di riserva. Ma ce l'hai un'altra girella a 3 vie? Dai, fallo. Sì. Dai che facciamo vedere. Sì, un'altra. Nel frattempo che arrivano i pesci. Nei tempi morti si Chiaro. possono fare queste cose qua. Utilizziamo un altro tipo di girella a 3 vie, così vedete anche una diversa tipologia, sempre funzionantissima. Eccola qua. Quindi se vogliamo farla a 2 snodi, cosa facciamo? Leviamo lo sgancio, ok, del piombo. Si taglia di nuovo la lenza, così. Leghiamo sempre nella parte superiore, guardatele bene, questo è molto importante, guardate dove è sovrapposta, nella parte dove è sovrapposta va legato il trave. Ah, ok. Ok. Quindi il moschettone va nell'occhiello più lontano dalla girella divergente. Esatto. Vedi, facciamo. Questo è molto utile come informazione. Sempre lo stesso procedimento di prima, doppio nodo a stringere. Qua sotto si infila il moschettone e poi si aggancia un piombo. Ecco qua. Giustamente si taglia il baffo di eccedenza. Iniziamo a vedere la differenza tra il granchio di scoglio e il granchio di laguna. Allora, il granchio di laguna è verdolino, mentre quello di scoglio è proprio nero. È più scuro. Caspita.
Ci sono colorazioni anche più chiare, però Certo. dipende anche sempre dalla muta e penso che ci siano anche più specie. E intanto noi in acqua metteremo l'uno e l'altro. Ok, Dai, quindi per innescarlo cosa hai organizzato? ci sono due soluzioni. Adesso ne metto uno nel barattolo, così vediamo quale poter innescare per primo. Partirei con quello di Laguna. Quello di Laguna perché ci sono due metodi per poterlo innescare intero, almeno i classici, quelli che utilizzo io. Poi vedo che c'è anche dell'altra roba in giro, però questi sono quelli che utilizzo io. Allora, iniziamo dalla forcella, dal biamo. Io partirei sul granchio di Laguna col monoamo. Monoamo, ok. Dai, E andiamo. quell'altro che è un po' più grosso con la forcella. Allora, questo è il granchio. Spesso e volentieri conviene tagliare una chela, ok? Mhm. In questo modo qua. Infilare l'amo nel foro Della chela. della chela e farlo uscire nelle zampe posteriori, così. Eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Tienilo fermo. Tienilo fermo, se no, ok. Ah, eccolo qua, perfetto. Si vede benissimo. Spiego. Spiegazione: al granchio resta, come vedete, bello vivo, no? E si muove facilmente, si può spostare nel fondo. Questo è un innesco adatto sulla corta distanza, Corta sino a distanza, 50-60 metri. E tranquilli che se c'è una ratta intorno, questo è fulminato. Monoamo messo con l'amo all'interno perché l'orata tende a mangiare nella parte posteriore del granchio, perché le chele sono nella parte anteriore, che sono gli arti di difesa, sicché l'orata tende ad aggirare il granchio e mangiarlo o lateralmente o nella parte posteriore. O a prenderla per il... Ci siamo capiti. In questo caso io voglio innescare sempre uno di Laguna, perché scogliera ne abbiamo pochi, granchi da scogliera ne abbiamo pochi e momentaneamente non c'è ancora il mare adatto. Stiamo attendendo ancora almeno un'oretta per poterli lanciare in acqua, sicché vediamo un po'. Vediamo l'innesco sulla forcella, dai. Ecco qua. Ecco qua. Da dietro, ok, esce di lato, quello vediamo bene. Nel mentre un altro si fa uscire proprio sopra il carapace, così. Che è quello che è più da tenuta. giusto? Esatto. Quindi uno esce sopra il carapace e l'altro... Adesso preferisco innescarlo lateralmente, che non si vede perché è proprio immerso nelle carni, esce in mezzo alle zampette. Ah, perfetto. Ok? Perfetto. Il granchio resta bello mobile anche così, però ha una tenuta maggiore nel lancio, che è quello che io preferisco quando devo pescare e cercare le orate sulla lunga distanza. Sappiamo che l'orata spesso e volentieri è un pesce da lunga distanza. Qua abbiamo avuto una tocca improvvisa, pensavamo che fosse un altro pesce, perché in bobina abbiamo un trecciato e la bobina avesse slittato male, o quantomeno che avesse aperto poco la frizione. Invece abbiamo notato nel recupero, se guardate attentamente, che lo shock Sì. è completamente sfilacciato. Aspetta, fai vedere qua. Tienilo fermo. Tutto arricciato, è vero. Ecco qua. E questo è il comportamento tipico dei pesci serra. La mia impressione in base alla toccata era di una grossa lecciastella, perché è stata una botta improvvisa e continua. Stavamo chiacchierando con Roberto e all'improvviso è arrivato appunto questa stracciata, questa tocca molto forte su questa canna. Mi sono accorto, mi stavo accingendo a rilanciare, infatti avevo preinnescato, recupero, imbobino nuovamente lo shock leader e ho notato questo particolare qua. Adesso mi devo accingere a cambiarlo perché è pericolosissimo per qualche eventuale rottura.
bando e ci siamo ritrovati una canna in bando, ma forse no, niente di fatto, potrebbero essere delle alghe. Controlliamo giusto per vedere se le esche sono intatte, perché il momento è favorevole. No, allora niente di fatto, però adesso c'è la tua canna che sta mangiando, la vedi? 1, 2, la terza, la quarta. La recupero e ti riprendo. Sto morendo. Eccola, un'orattella, e un po' di casino, ma ha mangiato tutte e due le esche. Sì. Ah, ecco perché. Ok, sta passando il sole, sta risalendo la marea, anche se è tardi. Abbiamo passato il culmine di bassa, si ricomincia a vedere qualcosa. Eh sì, segnale. Il sole, adesso uccido la telecamera, il sole sta per scendere. Ragazzi, canna in bando. Vabbè, il microfono ce l'hai più. Se ne è accorto Roberto, io ero un daffalato in un'altra canna, infatti mi ha dato la prima ferrata Roberto. Adesso vediamo, giustamente stiamo facendo gioco di squadra, oltre che fregarci l'attrezzatura a vicenda. Comunque quello non è, si fa tra amici e compagni di squadra, è giusto che sia così. Vediamo Spero di aver letto bene. la lenza era in bando. Hai visto, il sole sta iniziando a scendere subito, boom! Io la lenza in bando, poi tu hai fatto il pescetto. Vediamo un po'. No, momentaneamente non si sente niente, però può darsi che qua si è slammato. No ragazzi, c'è falso allarme, c'è un altro rattozza. Ancora queste rattelle. Sul gambero argentino? Sì, gambero argentino. Sempre lui. L'artefice di tutti questi malefatti. Gambero argentino discount. Sì, sono piccole, anche queste le rilasceremo, ma giustamente adesso col tramonto, col calare del sole si dovrebbe vedere qualcosa di più interessante. Siamo qui per questo. Andiamo? Vediamo cosa si è inventato Fabrizio in questa postazione veramente scomoda. Ha toccato, sì. Ecco la luna che esce. E vediamo se è vero che con la luna piena il pesce si ferma. Allora Fabri, la luna, da quando si è alzata la luna Era preferibile. non abbiamo visto più un pesce. E tra l'altro non è che ne abbiamo visto molti, nonostante le condizioni.
Però succede così, quando succede così... Fa parte del gioco, fa parte della pesca, sono delle situazioni particolari, ci sono stati dei fattori negativi che hanno influito nella pescata senza ombra di dubbio, l'alta presenza delle felelle, di cui il pesce si sazia completamente, e poi il fattore luna piena. Anche il susseguirsi di tutte queste mareggiate una dietro l'altra probabilmente ha anche un po' impoverito il fondale, è tutto legato alle correnti. Il martellamento continuo delle mareggiate crea, soprattutto quando si susseguono una dietro l'altra, impoveriscono il fondo. Ci vorrebbe un attimino, un paio di almeno qualche settimana di bonaccia per rendere di nuovo fertile il fondo, e poi automaticamente una mareggiata successiva creare di nuovo un pascolo continuamente e un susseguirsi, sicché ci siamo accontentati di un paio di orattozze, un attacco di un serra sulla lenza madre e delle toccate a vuoto, e anche lì ci ha dimostrato che probabilmente il pesce o era spaventato da eventuali predatori oppure era svogliato appunto dall'alta presenza delle felelle ed era già sazio. Infatti sui predatori un'orata che non abbiamo potuto liberare perché aveva ingoiato, quindi è stata prontamente sfilettata e messa per vedere se c'erano anche predatori in giro. Noi insomma ce l'abbiamo messa un po' tutta. Io ho imparato una cosa oggi, perché mai e poi mai avrei immaginato che il gambero argentino avrebbe battuto il gobbetto, il gambero rosa, ma proprio veramente invece tutti presi col gambero argentino, quindi una scoperta anche molto piacevole, perché visto che comunque il gambero argentino è il più economico in assoluto, il che non guasta, direi che vabbè, pochi pesci, un bel po' di informazioni, una luna piena che ha confermato insomma le tendenze negative. Ci rifaremo la prossima volta. Senza ombra di dubbio. Ok? Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. Ciao.